Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire il Fosi Audio V3 Mono. Prima di partire con l'unboxing ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e se questo tipo di recensioni di prodotti audio e hi-fi possono interessarti. Come al solito ci tengo a precisare che questo prodotto mi è stato inviato dall'azienda Fosi Audio per testarlo e farne una recensione e come al solito il mio parere rimane obiettivo. Partiamo subito con l'unboxing, andiamo ad aprirlo con un taglierino facendo attenzione a non danneggiare gli imbagli all'interno. Ed ecco qua le due scatole dei due Fosi Audio V3 Mono. Andiamo ad aprirne una visto che sono totalmente identiche. Per prima cosa troviamo un piccolo manuale scritto in lingua inglese, poi troviamo l'amplificatore che andiamo a vedere dopo e poi un alimentatore da 48 volt 5 A di generose dimensioni e infine anche il cavo che ci permette di collegare l'alimentatore alla rete elettrica. Andiamo a togliere la protezione in plastica dall'amplificatore e andiamo a vedere come è fatto. Si presenta completamente realizzato in alluminio di colore nero e con delle prese d'aria di colore arancione sul lato. Fanno veramente impressioni le dimensioni visto che questo amplificatore sta letteralmente nel palmo di una mano. E la cosa, vi faccio un piccolo spoiler, è ancora più impressionante pensando alla qualità e alla potenza che questo amplificatore riesce ad erogare. Andiamo ad analizzare il pannello frontale di questo amplificatore, che come possiamo vedere in realtà è molto semplice, abbiamo solo due interruttori a levetta. In particolare il primo ci permette di selezionare tra off, quindi amplificatore spento, e auto, modalità molto comoda e interessante dove l'amplificatore rimane in stand-by fino a quando non riceve un segnale in ingresso e quindi si accende, sentiamo proprio il click del relè quando si accende l'amplificatore e dopo circa 10 minuti che non riceve un segnale audio ritorna in stand-by automaticamente, sentiamo quindi il click del relè e l'amplificatore va in stand-by. Abbiamo poi invece la modalità on classica dove l'amplificatore rimane acceso fino a quando noi non andiamo a spostare la levetta su off. Abbiamo poi un altro interruttore a levetta che ci permette di selezionare quale dei due ingressi attivare, se l'ingresso XLR o l'ingresso RCA. Andiamo ad analizzare ora il pannello posteriore dell'amplificatore. Troviamo l'ingresso RCA sbilanciato, con poi anche un selettore che ci permette di selezionare il guadagno di questo ingresso RCA se 31 decibel o 25 decibel. Questo è molto comodo se abbiamo infatti un preamplificatore o un DAC a cui colleghiamo questo amplificatore che ha un'uscita abbastanza bassa, possiamo tenere selezionato il guadagno 31 decibel, quindi avremo un po' più di volume. Abbiamo poi un ingresso bilanciato XLR combo jack, ciò significa che possiamo inserirci sia un connettore XLR che un connettore jack TRS bilanciato per collegare appunto questo amplificatore a preamplificatori o DAC bilanciati. Troviamo poi due connettori per il diffusore, positivo e negativo. Sono i classici connettori che vengono utilizzati da Fosi Audio e AIMA, sono dei connettori molto piccoli in cui è molto difficile andare a stringere un cavo spelato e diciamo che è molto più comodo utilizzare delle banane. Sinceramente su questo prodotto avrei preferito che Fosi Audio avesse montato dei connettori più grandi e qualitativamente migliori. Infine troviamo l'ingresso per l'alimentatore dove è indicata una tensione di utilizzo da 32 volt a 48 volt. Andiamo a vedere ora le caratteristiche che dichiara Fosi Audio per questo amplificatore. Viene indicato che ha un solo canale, infatti è un amplificatore mono e se ne serviranno quindi due per fare una coppia stereofonica. Abbiamo il chip di amplificazione che è il TPA3255, gli ingressi che sono RCA, XLR e jack TRS, le uscite audio che supportano connettori a banana e anche il classico cavo spelato. Poi viene indicato il valore di SINAD che è semplificando molto una specie di rapporto segnale-rumore che tiene conto anche della distorsione, è di 101 decibel per quanto riguarda l'ingresso XLR e di 93 decibel per quanto riguarda l'ingresso RCA, un rapporto segnale-rumore di 123 decibel, un range dinamico che è praticamente identico al rapporto segnale-rumore di 123 decibel, una THD minore dello 0.006%, non viene indicato però a che potenza viene misurata e neanche a che frequenza, e andremo a vedere poi in seguito nella parte di misurazioni cosa ho rilevato io a livello di THD. Poi abbiamo il gain che per quanto riguarda gli ingressi bilanciati è di 20 decibel e per quelli sbilanciati è di 25 decibel o 31 decibel. Come dicevamo prima abbiamo appunto il selettore che ci permette di selezionare quale dei due guadagni vogliamo. L'impedenza degli altoparlanti che possiamo collegarci da 2 a 8 ohm, ottimo che supporti anche dei diffusori da 2 ohm. Poi abbiamo la potenza di uscita
che con un alimentatore da 48 volt 5 A di 240 watt su 4 ohm, andremo poi a verificare anche questa cosa nella parte di misurazioni, e con un alimentatore da 32 volt 5 A è di 100 watt su 4 ohm. La risposta in frequenza da 10 Hz 30 kHz più o meno 0.06 decibel, andremo a verificare anche qui. Poi abbiamo un voltaggio in ingresso che va da 32 volt a 48 volt e l'alimentatore standard, che è quello che viene fornito in dotazione da Fosi, che è da 48 volt e 5 A. Sono andato poi a sbudellare l'amplificatore per vedere come è realizzato l'interno. Da questa immagine possiamo vedere la parte superiore della board e questa invece è la parte inferiore della board. Vediamo un piccolo dissipatore di alluminio che è posto praticamente in corrispondenza del chip di amplificazione, che è la parte dell'amplificatore che scalda di più. Possiamo vedere che c'è anche infatti della pasta termica. Viene posto in contatto con il case dell'amplificatore, quindi tutto il calore viene dissipato da tutto il case dell'amplificatore. Ho trovato queste immagini sul sito di Fosi Audio, che è molto interessante perché ci fa vedere meglio tutti i componenti presenti sull'amplificatore. In particolare abbiamo dei condensatori della Vima che vengono utilizzati sulla parte di filtro di uscita dell'amplificatore e anche delle induttanze giapponesi Sumida che anch'esse vengono utilizzate per la parte di filtro d'uscita dell'amplificatore. Poi abbiamo un termistore che funge da soft start, poi abbiamo due condensatori di alimentazione abbastanza generosi da 63 volt 2200 microfarad, sono marchiati Nikon. Abbiamo poi due amplificatori operazionali che sono gli NE5532 di Texas Instrument, che sono montati su zoccolo e quindi sono sostituibili con altri tipi di op-amp compatibili. Nella parte posteriore della board invece, come vi dicevo, troviamo appunto il dissipatore con al di sotto il chip TPA3255, che è il chip di amplificazione. Siamo arrivati ora alla parte più importante, che è la parte delle misurazioni, e andiamo a vedere subito la risposta in frequenza di questo amplificatore che ho misurato al variare del carico. In particolare 2 ohm la curva rossa, 4 ohm la curva verde e 8 ohm la curva gialla. Questo amplificatore utilizza la tecnologia post-filter feedback, come abbiamo visto anche per la IMA A70, che è una tecnologia molto interessante. Praticamente viene incluso il filtro di uscita all'interno del feedback del chip di amplificazione. Questo fa sì che l'amplificatore abbia molto meno dipendenza dal carico alle frequenze alte, dovute all'interazione tra l'impedenza dei diffusori collegati e il filtro di uscita. Infatti questa cosa si vede subito dal grafico. Abbiamo che la curva da 8 ohm e 4 ohm sono praticamente quasi identiche. A 20 kHz la curva da 8 ohm ha un'attenuazione di circa 0,3 decibel, mentre la seconda a 20 kHz ha un'attenuazione di 0,4 decibel. Abbiamo quindi 0,1 decibel di differenza, sono praticamente identiche. Mentre su amplificatori che utilizzano il chip TPA3255 ma non hanno questa tecnologia post-filter feedback, come ad esempio il Fosi Audio V3 normale, abbiamo un'oscillazione nell'ordine di un decibel tra le due. Cosa ancora più interessante è che quando ci spostiamo su un carico da 2 ohm, qui abbiamo a 20 kHz un'attenuazione di circa meno 0,9 decibel, quindi una differenza rispetto a quella alla curva da 4 ohm di circa 0,5 decibel. Quando andiamo invece a utilizzare un chip TPA3255 senza il post filter feedback, abbiamo visto anche delle oscillazioni intorno ai 3,5 decibel di differenza. Quindi l'introduzione di questo post filter feedback fa sì che la risposta in frequenza sia molto più lineare e molto meno dipendente dal carico, veramente un'ottima cosa. Sono andato poi a misurare la risposta in frequenza di entrambi gli amplificatori su un carico da 4 ohm per andare appunto a vedere se c'erano delle differenze tra un amplificatore e l'altro. Come potete vedere i due amplificatori sono praticamente identici. Questa è un'ottima cosa perché significa che la produzione che fa Fosi Audio di questi prodotti è molto omogenea. Quindi l'omogeneità degli amplificatori corrisponde poi a un'omogeneità fra i due canali. Ottimo quindi che siano completamente identici. Sono andato poi a misurare la distorsione armonica di questo amplificatore, partendo prima dall'ingresso RCA. Se non sai cos'è la distorsione armonica e se non riesci a capire questo grafico, ti consiglio di andare a vedere il video che ho realizzato che spiega appunto cos'è la distorsione armonica e come leggere questi grafici. Puoi cliccare adesso sul banner che ti compare in alto a destra per andare direttamente a quel video e poi ricordati di tornare su questo video. In questo grafico, come dicevo, vediamo appunto la distorsione armonica di questo amplificatore utilizzando l'ingresso RCA. All'ingresso viene mandata una sinusoide a 1 kHz
viene misurata l'uscita che sia a un'ampiezza di 5 watt su una resistenza da 4 ohm e vengono valutate le componenti di distorsione armonica. Abbiamo un fondo di rumore di 110 decibel rispetto alla frequenza fondamentale, da cui compare una seconda armonica a 102 decibel, una terza armonica e una quarta armonica che sono nascoste sotto il fondo di rumore. Abbiamo poi una quinta armonica a 108 decibel rispetto alla frequenza fondamentale. Una volta svolti i calcoli otteniamo una THD dello 0,00209%, veramente un ottimo valore di THD. Sono andato ad eseguire la medesima misurazione con l'ingresso XLR, possiamo vedere infatti che viene sovrapposta una misura di colore verde. Abbiamo il medesimo fondo di rumore a 110 decibel, scompare la seconda armonica, ma compare una terza armonica a 104 decibel rispetto alla fondamentale, una quarta armonica a 103 decibel rispetto alla fondamentale e una quinta armonica a 102 decibel. Tutte le altre armoniche vengono nascoste dal fondo di rumore. Svolgendo i calcoli otteniamo una THD dello 0,00281%, anche qui ottimo valore di THD. Sono andato poi a valutare anche la distorsione di intermodulazione, ho applicato all'ingresso dell'amplificatore varie sinusoidi e sono andato a valutare tutte le componenti di distorsione. Abbiamo un fondo di rumore più distorsione di 100 decibel rispetto alle fondamentali e abbiamo una peggior distorsione con 80 decibel di differenza rispetto alle fondamentali che avviene attorno ai 18 kHz. Traducendo in percentuale questi dati abbiamo una media di distorsione più rumore dello 0,001% e una peggiore distorsione allo 0,0102%. Questi dati, questo grafico sono stati ottenuti utilizzando l'ingresso RCA. Sovrapponiamo ora i dati ottenuti con l'ingresso XLR, abbiamo fondo di rumore più distorsione di circa 100 decibel rispetto alle fondamentali e una peggior distorsione che migliora di 1 decibel, scende a 81 decibel rispetto alle fondamentali con ingresso XLR e ciò si traduce in una media di distorsione dello 0,001% che rimane invariata e una peggior distorsione dello 0,00891%. Veramente degli ottimi valori, oltre che di distorsione armonica, anche di distorsione totale e distorsione di intermodulazione. Veramente un ottimo comportamento per questo Fosi Audio V3 Mono. Se andiamo ad inserire i risultati che abbiamo ottenuto nella classifica della distorsione degli amplificatori che ho testato finora sul canale, questo Fosi V3 Mono si posiziona al secondo posto quando utilizziamo gli ingressi RCA, dietro la IMA A70, anch'esso amplificatore che utilizza la tecnologia Post Filter Feedback, e si posiziona al quarto posto se utilizziamo l'ingresso XLR, dietro al Fosi V3 normale. Sono comunque posizioni che si giocano alla quarta cifra decimale, quindi stiamo parlando di differenze totalmente minime e non udibili ad orecchio. Sono andato poi a valutare la potenza effettiva che riesce ad erogare questo amplificatore, andando a misurare la distorsione prodotta da questo amplificatore in funzione della potenza che viene erogata. Stabilendo una massima distorsione accettabile dell'1%, possiamo ottenere i reali valori di potenza che riesce ad erogare questo amplificatore. Possiamo vedere che i valori ottenuti sono di 111 watt su un carico da 8 ohm, 207 watt su un carico da 4 ohm e 263 watt su un carico da 2 ohm. Come possiamo vedere sul carico da 2 ohm, che è la curva rossa, l'amplificatore non riesce a raggiungere l'1% di distorsione, ma si ferma allo 0,02%, dopodiché intervengono le protezioni perché l'alimentatore non riesce più a soddisfare la richiesta di corrente che arriva dall'amplificatore. Molto probabilmente utilizzando un alimentatore con più corrente erogabile, magari 48 volt 8-9 A, si riescono a raggiungere potenze superiori anche sui carichi da 2 ohm. Stiamo parlando comunque di un amplificatore che riesce ad erogare più di 100 watt su 8 ohm, più di 200 watt su 4 ohm e più di 250 watt su 2 ohm. È un amplificatore che sta nel palmo di una mano, quindi veramente tanta roba. Dal mio punto di vista, ottime performance anche dal punto di vista della potenza, e con questi dati di potenza secondo me possiamo tranquillamente pilotare la maggior parte dei diffusori in qualsiasi ambito domestico.
Sono andato ad inserire questo Fosi Audio V3 Mono anche nella classifica della potenza degli amplificatori che ho testato finora sul canale e si posiziona al secondo posto, dietro al Fosi V3 normale. In realtà la differenza di potenza è di 2 watt, quindi abbiamo 111 watt su 8 ohm per il Fosi V3 Mono e 113 watt su 8 ohm per il Fosi V3 normale. Il Fosi V3 Mono, essendo però un amplificatore mono e non dovendo l'alimentatore gestire la potenza di due canali, su un carico da 4 ohm riesce ad erogare ben 207 watt ed è il valore più alto che ho ottenuto finora a livello di potenza su 4 ohm. Altri dati interessanti che ho rilevato sono quelli che riguardano i consumi di corrente. Abbiamo un consumo dell'amplificatore quando è acceso senza segnale di circa 10.3 watt, un consumo quando è completamente spento di 0.3 watt e un consumo quando è in modalità auto e in modalità standby di circa 4.3 watt. Siamo giunti ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso c'è poco da dire, sono degli amplificatori finali di potenza, non abbiamo quindi regolazione del volume, abbiamo solo i tasti che ci permettono di accendere, spegnere e selezionare l'ingresso XLR o RCA. Tutta la parte di gestione degli ingressi, gestione del volume va affidata o a un preamplificatore o a un DAC con controllo di volume. Devo dire che è molto comodo, ho utilizzato molto la funzione di auto on e auto off, è funzionato molto bene, infatti quando andavo ad accendere il preamplificatore andavo ad inviare ai finali un segnale musicale, gli amplificatori si accendevano senza dover andare ad accendere manualmente i due finali di potenza. Dopo circa 10 minuti che non ascoltavo più musica, automaticamente i due finali tornavano in modalità standby, quindi questo è veramente una funzione molto interessante. Durante l'utilizzo poi non ho notato nessun tipo di bump proveniente dai diffusori durante le fasi di accensione e spegnimento. Si sente però il suono meccanico provenire proprio dal case dell'amplificatore, della commutazione dei relè quando andiamo ad accendere e spegnere l'amplificatore. Ho utilizzato questi amplificatori anche durante il periodo di agosto dove le temperature erano abbastanza alte e posizionando le mani sopra gli amplificatori si sente molto calore. Sono andato quindi a misurare la temperatura del case, di entrambi i case, e si arriva a circa una temperatura di 45 gradi dopo un utilizzo intensivo di circa 2 ore degli amplificatori con una temperatura esterna di 27 gradi, quindi direi che si raggiunge una temperatura totalmente nella norma. Per quanto riguarda il suono di questi amplificatori, devo dire che è veramente ottimo. C'è della differenza rispetto ai classici amplificatori col TPA 3255 ed è dovuta a parer mio dalla presenza di questo post filter feedback che secondo me dà una marcia in più al suono. Le basse frequenze sono belle profonde e frenate, i medi sono precisi e gli alti sono dettagliati ma non fastidiosi. Veramente degli ottimi amplificatori. Consideriamo poi che essendo degli amplificatori mono abbiamo una separazione totale per quanto riguarda canale destro e canale sinistro e questa cosa a parer mio si sente abbastanza perché abbiamo una totale separazione di due canali, quindi abbiamo un'immagine stereofonica più netta. E questa cosa me li ha fatti preferire anche alla Rima A70 che sostanzialmente monta lo stesso identico chip e implementa anche lui la tecnologia post filter feedback. Devo dire che tra tutti gli amplificatori che ho testato finora sono quelli che a livello di suono mi sono piaciuti di più e che di conseguenza sono rimasti nel mio impianto per più tempo. Siamo arrivati ora ai voti finali. Per la potenza ho dato un 9, per le misurazioni un 9,5, per il suono un 9,5, per il design un 8,5, per la versatilità un 7, per il rapporto qualità-prezzo un 9. Per quanto riguarda il prezzo, questo amplificatore si trova su Amazon al prezzo di 149,99 €, quindi 150 €, con incluso l'alimentatore da 48 volt 5A. Dobbiamo tenere conto che per amplificare una coppia di diffusori abbiamo bisogno di due amplificatori, visto che sono degli amplificatori mono, quindi per avere una coppia stereo il prezzo è di circa 300 €, che non è poco, però se teniamo conto della qualità costruttiva, della qualità sonora soprattutto e della potenza che riescono ad erogare, a parer mio il prezzo è veramente molto conveniente. Penso che al momento sul mercato non ci sia nessun altro prodotto in grado di darci la possibilità di effettuare una biamplificazione con questo livello di qualità e soprattutto a questo prezzo.
Su Amazon è presente anche un bundle dove è possibile acquistare 2 di questi amplificatori, un unico alimentatore da 48 volt e 10 A e un piccolo scatolino che penso sia un adattatore che permette di entrare con un unico alimentatore e di uscire con 2 cavi per andare ai 2 amplificatori. Il prezzo di questo bundle è di 289,99 €, quindi si risparmierebbe circa 10 € rispetto a comprare 2 amplificatori separati con gli alimentatori da 5 A. Il mio consiglio sinceramente è di spendere quei 10 € in più ma avere 2 amplificatori completamente separati. Anche l'avere la parte di alimentazione separata secondo me è un vantaggio in più, e visto che la differenza economica non è così importante io opterei per la prima opzione. Questo video è uscito un po' in ritardo perché questo amplificatore fino a ieri era introvabile su Amazon, sia nella versione singola che anche nella versione bundle era non disponibile. Ho chiesto spiegazioni a Fosi Audio che mi ha detto che sostanzialmente sono andati a ruba e quindi hanno terminato lo stock che avevano disponibile. Da oggi gli amplificatori sono nuovamente disponibili, ma mi hanno avvertito che anche questo è uno stock abbastanza limitato e che non sanno quanto rimarranno disponibili. Quindi nel caso foste interessati appunto all'acquisto vi consiglio di non aspettare troppo, altrimenti rischiate di rimanere senza. Vi ricordo che in descrizione al video trovate i link per andare a vedere questo amplificatore su Amazon, trovate sia il link dell'amplificatore singolo con l'alimentatore da 5 A, sia il link per il doppio amplificatore con l'alimentatore da 10 A. Vi consiglio di andare a controllare il prezzo su Amazon, visto che i prezzi su Amazon cambiano giorno per giorno. Quindi i prezzi che state vedendo ora non è detto che siano quelli effettivi di quando state guardando voi il video, vi consiglio quindi di andare a controllare. Vi ricordo inoltre che i link in descrizione sono dei link affiliati con Amazon, quindi se voi decidete di acquistare questo prodotto o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando tramite i miei link, per voi il prezzo non cambia neanche di un centesimo, ma Amazon mi riconosce una piccola percentuale che posso utilizzare per fare degli upgrade al mio canale. Vi ringrazio anticipatamente se scegliete di fare questo piccolo sforzo per supportare il canale. Grazie per aver visto il video fino alla fine, ti ricordo di lasciare un like se il video ti è piaciuto, per te è semplicemente un click ma per me è veramente importante e mi fa capire che il tempo che impiego per fare questi video viene apprezzato. Ti ricordo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ciao e al prossimo video.